Un saluto a tutti e benvenuti sul canale. Parleremo ancora di DaVinci Resolve oggi con un video molto breve dove andremo a vedere una semplice tecnica da poter utilizzare durante il nostro montaggio, soprattutto quando si hanno dei video un po' più complessi, quindi con parecchie clip da organizzare e parecchi punti dove si vorrebbe poter tornare, magari andando avanti in una maniera diversa. È possibile farlo con questa semplice tecnica che oggi andremo a vedere. Bene, allora eccoci su DaVinci Resolve, dove abbiamo già precaricato un progetto che vedete qui in basso, dove abbiamo diverse tracce attivate e diverse clip. È un progetto test ovviamente che possiamo pasticciare a nostro piacimento, e andiamo subito a vedere alcune impostazioni. Parleremo quindi di come andare avanti nei progetti complessi senza perdere il lavoro che si è già svolto fino a quel momento, oppure andare avanti su una strada diversa e ogni tanto voler tornare indietro e ritrovare quello che è già stato fatto. Allora, un consiglio innanzitutto sulle impostazioni generali: ci portiamo su le preferenze, dopodiché andremo a vedere la scheda qui in alto user, dove troviamo la voce Project Save and Load. Io vi consiglio assolutamente di lasciare attivi questi due flag, quindi Live Save e Project Backup. Lasciamoli attivi se vogliamo che il nostro lavoro venga salvato costantemente a ogni operazione fatta. Viene quindi aggiornato il file sull'hard disk nel caso di live save, e invece un backup viene effettuato ogni 10 minuti in questo caso. Io lascerei anche questo invariato sui settaggi che sono già impostati per quanto riguarda una copia appunto di backup, che può sempre servire nel caso estremo in cui si venga a perdere il proprio lavoro per danneggiamenti del file o quant'altro. Quindi questo è il primo consiglio. È logico che, lasciando invece aperto il live save, dobbiamo essere noi a decidere quando salvare il nostro lavoro, e a volte può essere invece più utile lasciarlo in questa situazione a seconda di come si è abituati. Io consiglio il live save. Quindi chiudiamo questo e ora andiamo a parlare di quello che è l'argomento principale del nostro video di oggi, e cioè andiamo a vedere nel caso in cui noi a questo punto, dove troviamo la playhead, decidiamo di effettuare un cambiamento abbastanza importante sul nostro progetto, e cioè di tagliare a questo punto. Quindi con CTRL B andiamo a tagliare il progetto in due parti, da cui poi con Alt Y selezioniamo tutte le clip alla destra del cursore, quindi della playhead, le spostiamo e vogliamo andare a inserire qualcosa qua in mezzo. Ok? Quindi questo è quello che noi vogliamo andare a creare come nuova situazione nel nostro progetto. Bene, ed ecco quindi che andiamo, una volta creato lo spazio necessario, a modificare il nostro progetto. Quindi qui potremmo prendere clip da ogni parte, però le prendiamo da qui giusto per essere più rapidi e per far capire quello che sta succedendo. Prendiamo vari pezzi di clip, li sovrapponiamo e stiamo modificando il nostro progetto. Dopodiché ecco che abbiamo aggiunto una parte, c'è uno spazio vuoto, noi andiamo a ricompattare, quindi selezioniamo le tracce, le portiamo avanti, ecco che ci riportiamo sotto, ma ci accorgiamo a un certo punto di aver spostato delle tracce che erano combinate con altre superiori che, non essendo agganciate in questo momento perché non avevamo il track selector attivato, l'auto track selector, sono rimaste indietro, e quindi abbiamo combinato un pasticcetto che ovviamente può essere ripristinato con il CTRL Z, il buon CTRL Z che ci ritorna alla situazione precedente. Però immaginiamo di essere andati avanti già un bel po'
ecco che la situazione ci sarebbe sfuggita di mano. Quindi facciamo un passo indietro e torniamo alla situazione precedente alla nostra decisione di effettuare un taglio proprio in questo punto. Cosa potremmo fare? La soluzione classica sarebbe quella di salvare con un nuovo nome il progetto e quindi dargli ad esempio la data di oggi e dire fino a oggi il progetto era in questa situazione, ne salvo una nuova versione e vado avanti con il taglio e faccio tutte le mie modifiche. C'è però un metodo che è molto più conveniente e ci evita di dover salvare ulteriori versioni del nostro progetto. Ed ecco quindi come andremo a procedere. Ci portiamo sulla nostra timeline 1, che è l'unica in questo momento attiva nel nostro progetto. Tasto destro, scendiamo fino a Duplicate Timeline e non facciamo altro che creare una copia parallela della timeline. A questo punto, per differenziarle, andremo a cambiare il nome, quindi la timeline 1 la chiameremo prima taglio, per esempio, e questa che abbiamo creato la chiamiamo dopo taglio. Molto bene. Per selezionarle, in questo momento vediamo la prima tecnica, che è questa, cioè clicco e vedete che viene evidenziato in rosso dopo taglio, e quindi qui vado ad effettuare il taglio. Facciamo una cosa molto semplice, quindi tagliamo, selezioniamo le clip, le spostiamo giusto per far vedere la differenza, eccoci qua, e questa è la nostra timeline dopo taglio. Torniamo cliccando 2 volte su prima taglio ed ecco che abbiamo la versione che non andremo più a toccare. Questa versione è una versione ok fino a prima del taglio, la lasciamo esattamente com'è. Andiamo su quella dopo taglio e facciamo tutte le nostre modifiche, i nostri errori, quello che vogliamo. Se non facciamo errori ci dimenticheremo la clip prima del taglio e andremo avanti con questa. Se facciamo degli errori e abbiamo combinato un disastro, ecco che andremo a riattivare la versione prima taglio e abbiamo di nuovo tutto a posto come era prima. Un ultimo accorgimento molto utile è quello di andare a utilizzare le schede per le timeline, e quindi qui in questo su questa piccola icona dove ci sono le opzioni delle timeline andremo ad attivare le stacked timeline, cioè le schede o tradotto letteralmente le timeline impilate. Cosa vuol dire? Ecco quali le nostre due timeline, quindi dopo taglio è in rosso, quindi è quella attiva che vediamo. Se io vado qua attivo immediatamente quella prima del taglio. Qui ho tutte le opzioni che posso avere anche nell'icona più grande che ho in alto, però è abbastanza comodo avere qui su questa linea le versioni che posso andare a scegliere con un semplicissimo colpo di clic. Ecco qua che siamo nella versione dopo il taglio e possiamo ovviamente andare avanti a lavorare senza preoccuparci di combinare ulteriori guai, perché abbiamo sempre la versione prima del taglio che è esattamente intatta, integra, e che ci può ritornare utile nel caso appunto avessimo bisogno di ripartire oppure non volessimo effettuare qualsiasi tipo di modifica. Molto bene, chiudiamo qui il video di oggi, un video breve, sintetico, ma direi utile per molti casi che ci possono capitare durante le nostre fasi di montaggio. Alla prossima, grazie e un saluto a tutti.